Scoppia la polemica per Inter-Atalanta, partita fissata per sabato 27 maggio, a pochissimi giorni, a soli 3 giorni dalla finale di Coppa Italia che l'Inter affronterà appunto il 24 di maggio contro la Fiorentina. Tante partite troppo vicine l'una all'altra, in previsione peraltro di una settimana, quella successiva ad Inter-Atalanta, completamente libera da impegni infrasettimanali in vista poi dell'ultima di campionato contro il Torino. Anche Beppe Marotta ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport per commentare questa scelta che viene definita incomprensibile e francamente sono d'accordo, però ci sono delle spiegazioni, delle motivazioni che nel corso di questo contenuto proveremo a darvi, contenuto nel quale, parlando di calendario, vi faremo vedere anche il calendario dell'Inter a confronto con quello del Manchester City, che affronteremo in finale di Champions il 10 giugno, e poi facciamo un breve punto anche su Napoli-Inter, che è la partita di domani, perché c'è uno scenario che consentirebbe all'Inter di essere già qualificata matematicamente alla prossima Champions League già domani sera. Vi dico subito che è uno scenario piuttosto improbabile, però comunque uno scenario c'è. Ben ritrovati amiche e amici, passione interisti. Come sempre vi chiedo un click sul tasto mi piace al contenuto e sul tasto iscriviti se ancora non siete iscritti, perché dobbiamo vivere questo finale di stagione insieme. Tante partite importanti, delle coppe che potrebbero essere sollevate, e quindi non vedo l'ora che arrivino queste partite. Parto da Inter-Atalanta e poi andiamo a ritroso fino a Napoli-Inter di domani sera. Allora, ieri è stata ufficializzata la data e l'ora della partita contro l'Atalanta, appunto, gara che tutti noi più o meno immaginavamo si potesse giocare la domenica 28 maggio, qualsiasi fascia oraria. In realtà è stata fissata per sabato 27. È montata quindi la polemica a fronte di questa decisione perché, come vi dicevo, il 24, mercoledì, l'Inter gioca la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, e quindi nel giro di meno di una settimana l'Inter giocherà a Napoli contro il Napoli domani sera alle ore 18. Mercoledì 24 la finale di Coppa Italia a Roma, quindi è come se fosse un'altra trasferta in termini di viaggio e organizzativi, e poi appunto sabato alle ore 20:45 contro l'Atalanta, in questo caso a San Siro. Ha parlato, come vi dicevo poco fa, Beppe Marotta ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Vi mostro anche dal nostro sito passionintero.com le dichiarazioni del direttore, che dice: è incomprensibile aver anticipato a sabato una partita che si sarebbe potuta giocare perfino lunedì, dice Marotta. Così facendo si mette a rischio l'incolumità dei calciatori costretti a giocare 3 partite in una settimana, con in mezzo una finale di Coppa Italia che potrebbe pure prolungarsi oltre i tempi regolamentari. Ed in effetti anche questo è un elemento da non sottovalutare. La gara con la Fiorentina potenzialmente può durare 120 minuti e magari anche fino ai calci di rigore. Quindi la paura, diciamo, di Marotta, ma non solo sua, è che appunto si vada incontro a dei problemi fisici per dei calciatori che già oggi hanno giocato una quantità di partite enorme e per buona parte dell'anno molto compresse, a causa in particolare del mondiale giocato a fine anno solare scorso. Questo dettaglio poteva essere gestito un pochino meglio per garantire, almeno in questo finale di stagione, garantire una forma di tutela ad una squadra che giocherà tanto e che peraltro, al di là della Coppa Italia, giocherà poi a metà giugno circa una finale europea che dovrebbe essere, dal punto di vista del movimento calcio italiano, l'evento per il quale agevolare il più possibile la squadra italiana di riferimento. Per questo motivo io immagino che l'ultima di campionato contro il Torino verrà magari anticipata a sabato, per permettere quindi all'Inter di avere poi una settimana piena per giocare per preparare la partita contro il Manchester City. Anche se, come dice Marotta, questa gara poteva essere comunque gestita diversamente. Qual è il motivo per cui è stata anticipata al sabato? Il motivo è per ragioni di diritti televisivi. Immagino che il problema nasca dal fatto che questa partita sia, diciamo, non di esclusiva da DAZN, ma di coesclusiva con Sky, perché come sapete il sabato sera la gara che si gioca va anche su Sky, e quindi la necessità era quella di assegnarla ad uno slot nel quale si potesse mantenere questa coesclusiva. Sky ha pure lo slot della domenica alle 12:30, e poi avrebbe avuto anche questo slot del lunedì sera, che poteva essere forse la scelta migliore, anche perché, e fra poco ci arriviamo, tra Napoli e Atalanta l'Inter potrebbe, se tutto va come deve andare, chiudere la qualificazione Champions League a livello matematico, e quindi
avere meno giorni fra Atalanta e Torino sarebbe stato meno impattante rispetto ad averne meno fra Fiorentina in Coppa Italia e Atalanta. È anche vero, chiaramente, che diciamo il lunedì sera, a prescindere dall'importanza della partita, perché comunque Inter-Atalanta è una partita notevole, è vero anche che il lunedì sera probabilmente ci sarebbero stati qualche ascolto in meno, qualche spettatore in meno rispetto ad un sabato sera. Però è anche vero che bisognerebbe cercare di equilibrare le due cose. Comunque non credo a questo punto che, nonostante la presa di posizione, secondo me doverosa, di Marotta, si andrà verso una partita posticipata, magari a domenica o lunedì. Secondo me si rimarrà a sabato, con il dispiacere innanzitutto della squadra, che appunto dovrà gestire meglio le energie, ma anche di tanti tifosi che li stavamo leggendo in queste ore anche sui nostri social, in previsione di una partita che sembrava dovesse essere appunto di domenica, andando a logica. Molti avevano comprato i biglietti immaginando di andarla a vedere di domenica, e ora che invece è stata spostata al sabato, qualcuno probabilmente non potrà più andare. Da questo punto di vista è chiaro che finché la gara, per la gara risulta scritto data e ora da confermare, ognuno si assume i propri rischi, però è anche vero che la decisione più logica sembrava quella di farla giocare non di sabato. Comunque, questo era un po' il riassunto della vicenda. Vengo al confronto fra i due calendari di Inter e Manchester City, perché è interessante anche questo, ci dedico pochi secondi. Qui vedete, per chi ci sta seguendo da YouTube, il confronto. Allora, l'Inter va a Napoli contro il Napoli domani alle ore 18, finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, scontro diretto con l'Atalanta, ultima giornata sul campo del Torino e poi il 10 giugno la finale con il City. Che calendario ha invece il Manchester City? Allora, innanzitutto bisogna segnalare che al City mancano 3 punti per laurearsi campione d'Inghilterra, quindi tecnicamente con una sola vittoria rende poi inutili le successive gare di campionato in cui potrebbe fare turnover. Domani anche loro scendono in campo contro il Chelsea, in questo caso un Chelsea che quest'anno non sta vivendo esattamente la stagione migliore della sua storia, per usare un eufemismo. Mercoledì trasferta sul campo del Brighton, che si sta combattendo un posto in Europa. Il 28 trasferta contro il Brentford, e poi arriviamo alle 2 finali che giocherà il City, perché anche il City ne giocherà un'altra oltre a quella contro di noi. La giocherà la settimana precedente, il 3 giugno, contro il Manchester United. Quindi un trofeo in palio, un derby, il derby di Manchester, che potrebbe, anzi sicuramente, toglierà loro delle energie psicofisiche. Poi comunque hanno davanti un'altra settimana per recuperare, hanno 2 squadre a livello di rosa, quindi non ci farei grande affidamento su questo. Però questo era il calendario del City, che si prepara anche a laurearsi campione d'Inghilterra. Veniamo a Napoli-Inter e vado poi verso la conclusione. Vi dicevo, c'è uno scenario che consentirebbe all'Inter di chiudere già il discorso qualificazione alla Champions League. Lo scenario prevede una sola possibilità, ovvero che il Milan, nell'anticipo che giocherà questa sera contro la Samp in casa, non vinca la sua partita. A questo punto, se il Milan in casa contro una Samp già retrocessa, e quindi già capite la difficoltà della prospettiva, dovesse pareggiare o perdere, se l'Inter allora vincerà il giorno dopo a Napoli, sarebbe matematicamente qualificata alla prossima Champions, perché si metterebbe a 7 o 8 punti di distanza dal Milan, con 2 sole giornate, e quindi soli 6 punti da potersi conquistare. C'è un altro scenario in poi, in aggiunta, oltre a questo, che avvicinerebbe tantissimissimo l'Inter alla qualificazione, non a livello matematico, perché è uno scenario attraverso il quale l'Inter si troverebbe a poter finire al massimo pari punti con le sue rivali Roma e Milan. E a quel punto sappiamo che con la Roma lo scontro diretto è a favore e non c'è problema. Con il Milan lo scontro diretto è pari, e quindi si guarda la differenza reti. Una differenza reti che ad oggi è nettamente favorevole all'Inter. Se non sbaglio siamo a più 29 per l'Inter, più 15 per il Milan. Però è chiaro che con ancora 3 partite da giocare non possiamo dire che quello scenario garantirebbe la qualificazione matematica, perché dipende appunto dalla differenza reti. Però per come è messa adesso la situazione, diciamo che anche arrivare a pari punti, a meno di scenari incredibili, consentirebbe all'Inter di finire davanti al Milan. Comunque, per avere la matematica certezza, dobbiamo battere il Napoli in contemporanea con una non vittoria del Milan contro la Samp. E verso Napoli-Inter, veniamo alle probabili formazioni. Una parentesi molto veloce, perché ci sono delle novità.
molto interessanti. Questa che vedete in grafica, per chi ci segue da YouTube, è la probabile formazione dell'Inter e di fianco c'è quella del Napoli. Il Napoli che dovrebbe scendere in campo con i titolari, non ci sarà particolare turnover da parte di Spalletti, qualcuno parla di un ballottaggio Osimhen-Simeone in attacco, ma io francamente credo che scenderà in campo Osimhen, anche perché Osimhen si sta combattendo proprio contro Lautaro, che gioca da noi, il posto di capocannoniere. Quindi secondo me giocherà Osimhen. Però c'è un giocatore in forte dubbio, che è Kvaratskhelia, perché nell'allenamento di ieri ha subito una botta molto forte ed è in dubbio per la gara di domani. Tant'è vero che ad oggi le probabili formazioni danno Elmas in vantaggio in avanti al suo posto. Per noi sarebbe sicuramente un grande vantaggio non trovarci contro Kvara, che è uno dei giocatori più forti del Napoli. Per quanto riguarda l'Inter, invece, qualche rotazione in arrivo, in particolare in difesa, dove dovrebbero riposare sia Darmian che Acerbi, sostituiti da D'Ambrosio e da De Vrij. A centrocampo per oggi, per il momento, vengono dati in vantaggio Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu e Gosens. Io vi dico già che non mi sorprenderei se Gagliardini dovesse spuntare all'improvviso al posto di uno dei tre in mezzo, in particolare di una delle due mezze ali, perché è vero che la gara di Napoli è difficile ed è importante, però considerata anche la difficoltà potrebbe forse potenzialmente essere quella in cui ci si può permettere qualche rotazione in più, magari strappare un punto e poi giocarsi l'all-in per la matematica contro l'Atalanta appunto in casa, anche perché con l'infortunio di Mkhitaryan rischiare di perdere anche Barella e Çalhanoğlu sarebbe mortale in vista della Coppa Italia e soprattutto della Champions, quindi le mezze ali vanno dosate molto bene fin quando Mkhitaryan non sarà disponibile. In attacco Lukaku Correa, attenzione perché secondo alcuni Lautaro è molto caldo da questo punto di vista e potrebbe tornare dopo diverso tempo a ricomporre la Lula dal primo minuto al fianco di Lukaku. Inzaghi è da un po' di tempo che alterna le coppie in avanti in maniera piuttosto fissa, quindi Lukaku, Correa, Lautaro, Dzeko, però vediamo perché c'è anche questa possibilità. In porta Onana, mentre contro la Fiorentina in Coppa Italia dovrebbe tornare Samir Handanovic. E io tengo le dita incrociate perché comunque la Coppa la vorrei vincere, anche se non è la principale delle due che nel giro di 2 settimane andremo a giocarci. Queste erano le principali novità di giornata. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi ricordo di lasciare un mi piace e un commento qui sotto se avete qualcosa da dire su queste varie partite. Iscrivetevi al canale, vi ricordo anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete unirvi alla nostra community. Ed infine, per chi mi segue in podcast, lo trovo in descrizione. Se mi segui su YouTube, visto che abbiamo parlato di Champions e di calendario e di incassi, qui trovi un focus sulla condizione economica dell'Inter dopo questo incredibile cammino in Champions League.